Ciao a tutti, amici dei gemelli. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, gemelli, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di ottobre. Vediamo un po'. Abbiamo la carta del mago e la carta della giustizia. Amici dei gemelli, nuovi inizi per quello che riguarda equilibri che potrebbero in questo momento essere sottili, precari piuttosto che indefiniti. Quando c'è la carta della giustizia è perché si arriva a determinare, a mettere in regola, diciamo così, certe dinamiche, certi aspetti. Quando c'è il mago, l'energia è sempre quella di un nuovo inizio, è sempre quella di qualcuno che sta cercando di manifestare appunto questo nuovo inizio. Va bene, andiamo a vedere con i Ching dell'amore che cosa vi vogliono dire. Andiamo a vedere una carta per voi. Grazie. Ok, innocenza del bambino. Oh, che bella carta. Carta numero 25. In effetti quando c'è l'energia del mago si parla sempre di un inizio pulito, come vi posso spiegare? E quindi qui con l'innocenza del bambino probabilmente si parla di qualcuno che si sta muovendo in modo puro. Ok, andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Come sempre vi ricordo che le letture sono fatte per un collettivo, sono letture generali, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve, il resto semplicemente lo lasciate andare all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare il vostro ascendente, il vostro segno lunare o Venere. Nel caso poi vogliate contattarmi, sotto nella descrizione del video trovate il mio indirizzo email. Allora, la prima parte della lettura andrà a vedere le relazioni affettive in generale e poi andremo a vedere qualche cosa di un po' più specifico per i single e per chi è in una relazione, ok? Allora, abbiamo questo fante di pentacoli al contrario, come diciamo inizio lettura. È un 10 di spade. Ok, quindi il 10 di spade mi fa capire che c'è un fine ciclo, una fine di un ciclo. C'è un allontanamento probabilmente, qualcuno che si lascia andare indietro, qualche cosa. È come la chiusura di un ciclo, normalmente di sofferenza. Potrebbe essere dovuta a questo fante di pentacoli, che per qualcuno potrebbe rappresentare un figlio, perché vi ricordo che qui abbiamo l'innocenza del bambino. È come se ci fosse una sorta di capitolo da chiudere. Abbiamo poi anche un 6 di bastoni e il 6 di bastoni qui fa riferimento a quel riconoscimento, come dicevamo prima con la giustizia, che si vuole, che si desidera, di cui si ha bisogno, che è necessario per certi versi in questa situazione o in questa relazione. Sento più che una situazione però. Abbiamo anche l'8 di pentacoli, qui fa riferimento a qualche cosa di quotidiano. Normalmente è una carta di lavoro, è una carta di costanza, è una carta di... è una carta che guarda al dettaglio, come vi posso spiegare? Cercate, se dovete, perché con la giustizia ci sono sempre dei contratti da firmare o delle carte comunque da gestire, quindi il consiglio qui è fate attenzione alle cose scritte in piccolo perché la carta dell'8 di pentacoli parla di qualcuno che sta cesellando, sta facendo un lavoro di fino, guarda veramente le cose, il dettaglio più minuscolo e parla proprio di quello. Non dovete sottovalutare niente di questa situazione, di questa relazione. Qui c'è un, ripeto, c'è un ciclo che si chiude e qualche altro ciclo che si apre, ed è la giustizia. Molte volte la giustizia fa riferimento alla giustizia divina, ragazzi, quindi qui potrebbe essere che arrivi quel tipo di svolta che voi state aspettando.
Ok, andiamo avanti poi con un 2 di pentacoli, vediamo che altre carte vi danno, perché il 2 di pentacoli è una carta che parla di indecisione, di voler gestire o dover gestire più situazioni allo stesso tempo, il non saper da che parte andare. E abbiamo un 5 di spade al contrario. Sì, in effetti, guardate, perché c'è la carta dell'innocenza del bambino? Perché qui non si vede ancora, nella seconda parte di ottobre, questa, e anche nella seconda parte della lettura, questa chiarezza mentale che probabilmente state cercando. C'è il 7 di coppia, in realtà si aprono delle possibilità, però avendo un 5 di spade al contrario, sento che non avete tanta chiarezza mentale. Quindi qui si tratta di valutare bene, di guardare anche il dettaglio di queste nuove possibilità che si aprono e di vedere che cos'è veramente un potenziale da sviluppare piuttosto che un'illusione da lasciar andare. Sì, comunque con questo 5 di spade al contrario, in questo caso essendoci l'energia dell'innocenza del bambino, la sento un po' come il non saper cosa fare, il non saper da che parte andare o chi ascoltare anche. Va bene, andiamo a vedere per i single che energia abbiamo. Allora, partiamo con un 4 di spade. Vediamo che altro. Un asso di bastoni al contrario. La ruota della fortuna al contrario. Un 10 di pentacoli e nuovamente il 7 di coppe. Allora, probabilmente il 4 di spade parla di una fase di, per qualcuno anche isolamento, di recupero delle forze, si sta uscendo da una situazione. Dico si sta uscendo perché in realtà c'è questo asso di bastoni al contrario, quindi può essere che non ci sia un reale e proprio inizio. In effetti, quando vedo la carta del mago e l'asso di bastoni al contrario è perché è un inizio che si sta ancora cioè ancora nelle idee, si sta ancora pensando, si sta ancora, diciamo così, programmando. Non c'è quello che è un reale cambio, una reale azione, se vogliamo, per iniziare, insomma, che viene fatta per dare il là a questa nuova fase della vostra vita. E vi parlo di nuova fase perché c'è un 10 di spade, la carta della... È vero, è al contrario la carta della fortuna, però ce l'avete nell'energia. Quindi io sento che comunque qualche cosa è nell'aria, c'è anche un asso di bastoni, che è vero, è al contrario, ma è nell'energia. Quindi qui si tratta di fare un po' il focus della situazione. Vedevamo prima qui nell'energia generale che c'è una vastità di possibilità che si aprono da dover valutare attentamente, ok? Perché quando c'è l'innocenza del bambino c'è anche l'entusiasmo del bambino, il bambino si entusiasma con poco, ok? Quindi non fatevi prendere troppo dal lato emotivo, se vogliamo. Cercate di porre dei limiti stabili, cercate di, come vi posso dire, di costruire la vostra zona di comfort. Andiamo avanti, vediamo come conclude la lettura. Abbiamo un eremita al contrario e un 6 di spade al contrario, ragazzi. Vi dirò, qui cambia un pochettino l'energia, ok? Nel senso che si inizia a intravedere, come vi dicevo, una sorta di spiraglio, la possibilità, ok, di terminare questo periodo di solitudine. Io credo che se qui si parla di una persona nuova, di un nuovo inizio, come vedevamo qua, un nuovo inizio giusto, un nuovo inizio equilibrato con una persona retta, giusta, potrebbe esserci una fase di attesa, diciamo così, all'inizio, dove magari si ha un po' anche paura, mi verrebbe da dire, dell'intimità, c'è paura di iniziare di nuovo, mi verrebbe da dire, lo stesso ciclo. Ok, però sento che è una cosa diversa. Primo perché qui avete la carta del 6 di bastoni e qui avete la carta della giustizia, quindi è una paura, secondo me, di ripetere il ciclo negativo che avete avuto in precedenza, perché qui
parla di un 4 di spade e un'energia di rigenerazione dalla quale state arrivando. Il punto è, con questo 6 di pentacoli al contrario, di non accontentarvi delle briciole, ok? Quindi fate attenzione a mettere dei paletti chiari, create la vostra sicurezza, create quello che è la vostra stabilità a livello di coppia, a livello di voi stessi. mm? Quindi, nonostante ci si accinga a conoscere una nuova persona e nonostante ci si apra all'idea di aver qualcuno al nostro fianco e di non rimanere da soli, fate attenzione ehm, appunto a mettere dei paletti, a non accontentarvi in certe occasioni, ok? Bene, andiamo a vedere per le persone che invece sono in una relazione. Ok, andiamo a vedere qualche carta anche per voi. Ho già visto un bel 10 di coppe. Cavaliere di denari. La carta dell'appeso al contrario. La carta della temperanza. 9 di bastoni e 2 assi. Allora abbiamo un asso di denari e l'8 di spade e terminiamo la linea con un asso di coppe. Wow! Vi sento belli carichi, devo dire, nel senso che avete comunque, se non è una situazione, diciamo, di coppia proprio stabile, avete comunque una situazione familiare alle spalle ben consolidata. Normalmente il 10 di coppe parla comunque di un'espansione familiare, di un compimento a livello emotivo, no? Mm, parla proprio della famiglia con i figli, diciamo così, ma probabilmente c'è questo, scusate, cavaliere di pentacoli, che potrebbe essere un'energia che rappresenta lentezza, mm, o potrebbe essere una persona, la vostra, insomma, la vostra dolce metà, o una persona nuova, anche se lo sento veramente per pochi. Sento più che è una questione di lentezza, perché poi abbiamo la carta dell'appeso al contrario, quindi qualcosa si sblocca, qualche cosa riparte, come vi posso dire? C'è quello che potrebbe essere il riconoscimento. Qui abbiamo la carta del mago, c'è un nuovo inizio, c'è qualche cosa che per giustizia divina arriva, c'è un movimento. E poi abbiamo la temperanza. Io sento che con la temperanza si tratta solo di avere pazienza, fondamentalmente, è questione di tempo, è un po' come se vi dicessero che c'è prima da guarire un certo tipo di aspetto probabilmente della relazione, c'è da cambiare punto di vista su certe cose, c'è da imparare a vedere le cose con un atteggiamento più positivo e propositivo. E poi abbiamo un 9 di bastoni. Avverto una certa reticenza da parte vostra a prendere consapevolezza di alcune dinamiche che probabilmente sono vostre, ok? Qui è per quello che avete la temperanza. C'è bisogno di riportare in equilibrio quello che realmente si può fare, si fa e quello che in realtà viene un po' idealizzato o sentito, se vogliamo, dal nostro lato emotivo. Un po' meno dramma e un po' più di razionalità, o magari il contrario, un po' meno razionalità e un po' più empatia, in base a che lato abbiate voi più sviluppato in voi stessi. Ragazzi, vi dico che comunque la lettura finisce con due begli assi. È un asso di pentacoli il primo, quindi è qualche cosa di concreto, nonostante ci sia questo 8 di spade. Questo 8 di spade vi dico che appesantisce un po'. Secondo me non vi rendete ancora conto che siete già in questa fase di mago, in questa fase di nuovo percorso, di nuovo inizio. Chiaro, perché le cose vanno avanti abbastanza lentamente. Voi siete anche sulla difensiva, quindi probabilmente filtrate un po' tutto, comunque studiate, insomma, siete anche abbastanza scarichi di energie, per quello che avete la carta della temperanza, cioè prima bisogno di pensare a se stessi, di ritrovare l'innocenza del bambino, ritrovare un po' quella calma interiore anche, però guardate, la stesa poi finisce con un bellissimo asso di coppe, che è un'apertura del cuore. Io lo sento molto associato a quello che è il quarto chakra
e parla di un nuovo amore, di un nuovo inizio, di un nuovo incontro, è proprio l'esplosione del cuore. Quindi se siete già in una relazione si va al passo successivo oppure c'è una sorta di rinnovamento in quello che è l'emozione e il tipo di concretezza che si può andare realizzando nella seconda parte di ottobre, eh. Quindi molto bene, direi. Andiamo a vedere con Osho, che altro ho da dirvi. Due carte per vedere quello che si vede e quello che non si vede di questa situazione o di questa relazione. Wow! Fioritura e abbondanza, re e regina di denari, coppia per destino, ragazzi. Cioè, più di così veramente, fioritura, abbondanza. Siete voi che vedete un po' le cose così in modo offuscato e io credo che questa carta sia qui per ricordarvi di vedere le cose in modo puro, di filtrare probabilmente quello che vi viene detto, da chi vi viene detto, cercare di... Non lo so, avete comunque in tutte e due, sia single sia in una relazione, avete due carte che parlano comunque di un bisogno di guarigione che avete interno, quindi parlatevi, siate più generosi con voi stessi, parlatevi meglio, cercate di essere più amorevoli, cercate di capire che ognuno ha il proprio processo educativo, con i propri alti e i propri bassi. Mm? Ok, anche la giustizia sento che in qualche modo ha a che vedere con una sorta di lezione di vita, qui. Ok, andiamo a vedere ancora un'ultima carta da parte delle fatine. Vediamo che cosa hanno da dirvi. Motivazione. Qui parla di primavera e vi dice che è buono il periodo dell'inverno, diciamo così, perché permette di raccogliersi, di raccogliere le idee, di fare un po' il punto della situazione. Però poi vi dice, una volta che arriva la primavera, e per qualcuno può essere letterale, cioè proprio la stagione della primavera, per qualcuno è semplicemente il momento del risveglio, il momento della rinascita. È ora di agire, è ora di fare qualche cosa, non so dove metterla qui, è ora di fare qualche cosa per manifestare la realtà che voi volete manifestare. Mm? Amici dei gemelli, io spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemi sapere nei commenti come vi risuona. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi ringrazio del supporto che mi date sempre attraverso i like, attraverso le iscrizioni, le condivisioni, attraverso anche le donazioni e vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!